Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Come ho già detto in altri video, secondo il mio punto di vista, l'audio in una videorecensione è un elemento fondamentale. Per questo motivo oggi voglio parlarvi di questo microfono marcato Tonor modello TC30 Plus. Andiamo a leggere qui le caratteristiche principali. È un microfono a condensatore cardioide con pulizia del suono ed è un microfono plug and play. Io la scatola già l'ho aperta, ma andiamo a vedere insieme cosa contiene. Abbiamo il libretto delle istruzioni, c'è anche l'italiano. Andando avanti troviamo il nostro microfono con il filtro antipop già montato. Il microfono è compatibile con PC che hanno come sistema operativo Windows, Linux, è compatibile con il Mac, con la PlayStation 4 e la PlayStation 5. Sicuramente è indicato per realizzare podcast, dirette YouTube, gaming, streaming, riunioni Teams e insomma chi più ne ha più ne metta. Andiamo avanti, troviamo il cavetto per collegare appunto il nostro microfono a un dispositivo che ho già detto, quindi a un PC o alla PlayStation. USB di tipo A, USB di tipo C, lunghezza del cavo 2 metri. Qui abbiamo il braccio per andare a regolare il nostro microfono, lunghezza massima 70 cm. E infine abbiamo la staffa da tavolo per andare ad ancorare il braccio. Adesso andiamo a montare il tutto e vediamo come funziona questo microfono. Ed eccoci pronti per testare il microfono. Questo non vuole essere un video tecnico, ma una semplice chiacchierata per andare a verificare la qualità e la bontà dell'audio che viene registrato. Qui abbiamo il nostro microfono collegato direttamente al mio Mac che sta registrando l'audio. Io sul mio iPad mi sono duplicato lo schermo per andare a tenere sempre sotto controllo il livello della mia voce. Due cose molto importanti da dire su questo microfono. La prima, non dobbiamo mai parlare troppo vicini perché la voce viene distorta. La distanza consigliata va dai 15 ai 30 cm. Secondo punto molto importante è il livello di registrazione del volume, che non deve mai essere impostato al 100%, ma si consiglia tra un 50 e un 75%. Io attualmente ce l'ho al 50% e devo dire che il livello della mia voce non arriva mai alla soglia massima. Quindi questo mi fa ben sperare che la mia voce non viene distorta. Adesso, cosa mi piace di questo microfono a livello visivo? E dico a livello visivo perché ancora non l'ho testato, non sono andato in post-produzione, quindi posso dare un giudizio solo visivo e non un giudizio sulla qualità. Sicuramente la staffa e il braccio sembrano molto robusti perché fatti completamente in metallo. La staffa ci permette di andare a fissare il braccio su tavoli molto spessi fino a 6 cm. Calcolate che mediamente una scrivania è spessa dai 3 ai 4 cm. Il braccio, grazie a queste molle di richiamo, rimane molto fisso e molto stabile. Qui sotto abbiamo dei giunti che possiamo andare a regolare che ci serviranno per andare a fissare la posizione e il microfono rimane bello fermo. Qui davanti abbiamo il filtro antipop con scritto Tonor che ci permetterà di andare ad eliminare eventuali scricchiolii e rumori di sottofondo. Adesso concentriamoci sul microfono. La forma del microfono a me piace. Il microfono è realizzato completamente in plastica, comunque plastica di buona fattura. Il fatto che sia in plastica sicuramente serve per andare ad abbassare il costo. Vi ricordo che questo è un microfono economico che costa all'incirca 50 euro. Adesso voglio leggervi le altre caratteristiche direttamente dal libretto delle istruzioni. Frequenza di campionamento d'ingresso 48 kHz, velocità in bit 16 bit, risposta in frequenza da 50 Hz a 20 kHz, sensibilità che va da meno 32 dB a più o meno 3 dB, impedenza di uscita 2.2 kΩ. Comunque vi consiglio di andare direttamente sul sito del produttore che vi lascio in descrizione per andare a leggere tutte quante le altre caratteristiche e anche per andare a vedere tutta la vasta gamma di microfoni che Tonor vende, perché questo sì è un microfono, diciamo, economico, ma lì troverete anche i microfoni professionali. Adesso la domanda che mi sono fatta è questa: può un microfono plug and play che si collega tramite un cavetto USB essere collegato ad uno smartphone, per dire al mio smartphone Huawei? Vi ricordo che sul sito del produttore la compatibilità è riconosciuta solo con PC che hanno Windows, Linux, compatibile con Mac, con PlayStation 4 e PlayStation 5. Ma siccome a noi di Charlie ci piace testare il prodotto fino alla fine, adesso mi vado a procurare un cavetto USB tipo C e lo andrò a collegare direttamente al mio smartphone. Ho collegato il microfono Tonor TC30 Plus direttamente al mio telefono Huawei tramite questo cavetto USB tipo C. Quello che normalmente io faccio per andare a testare i microfoni che collego al telefono è aprire l'applicazione della Rode. Come possiamo vedere qui in alto già leggo Tonor TC30 Audio Device. Questo mi fa ben sperare che il telefono e l'applicazione sono compatibili con questo microfono. Qui posso anche andare a vedere il livello della mia voce e posso anche andare a regolare il volume. Lo lascio a metà. Adesso la voce che state ascoltando proviene dal mio lavalier, quindi disattivo il lavalier e premo registra sul telefono.
L'audio che stai ascoltando adesso è registrato sul mio telefono, ma proviene dal Tonor. Questa, come ho detto, non è una prova riconosciuta dal produttore, ma secondo noi è una prova che andava fatta. Questo comunque anche per farvi vedere, questo microfono è veramente plug and play, basta collegarlo a un dispositivo e viene subito riconosciuto. Io oggi ho fatto un'altra prova, l'ho collegato al mio PC Windows mentre ero in una riunione Teams e il microfono è stato subito riconosciuto, non ho dovuto installare nessun driver. E quando ho chiesto effettivamente se era stato notato un miglioramento della mia voce, mi è stato risposto di sì, che comunque la mia voce risultava molto più cristallina. Altra prova che voglio fare è utilizzare il telefono anche per la ripresa, quindi adesso termino l'audio e mi vado a riprendere direttamente con il mio telefono. Ed eccomi qua, adesso mi sto riprendendo direttamente con il mio telefono e l'audio proviene sempre dal Tonor. Questa è un'altra prova che non viene riconosciuta ma che comunque a me andava di farla. Cosa molto importante da dire, adesso prenderò tutto quanto il materiale e andrò a fare il montaggio video e l'audio non verrà assolutamente toccato ma verrà inserito sul video così come è stato registrato dal microfono. Dopodiché andiamo a fare le conclusioni insieme. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Dopo aver post prodotto il video e ascoltato l'audio, le considerazioni finali su questo microfono possono essere solo che positive. Secondo il mio punto di vista, questo Tonor TC30 Plus si comporta veramente bene e se andiamo a vedere il rapporto qualità-prezzo, sicuramente il microfono ne esce vincitore. Abbiamo visto che è anche possibile collegarlo ad uno smartphone. Vi ricordo che questa compatibilità non è prevista dal produttore, ma secondo me se siamo in difficoltà, se dobbiamo fare un video e non abbiamo un PC, potremo tranquillamente andare ad utilizzare il nostro telefono. Nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere su Amazon, vi ricordo il prezzo 50 euro. Io sicuramente questo microfono lo userò per le recensioni statiche, di certo non lo posso portare in giro essendo un microfono da studio. Bene amici, il video termina qui. Come sempre se avete delle curiosità lasciatele nei commenti. A presto al prossimo video, Flavio.